Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Purtroppo, oltre ai problemi familiari di cui vi avevo già accennato nel precedente video e nel precedente post, si è unito il fatto di dover forzatamente finire questa maledetta tesi di laurea. Finalmente l'ho terminata, ho pianto di gioia quando l'ho terminata, quindi dovrei essere più libera. Ora non vorrei, insomma, dovrei toccare ferro effettivamente, perché l'ultima volta che l'ho detto sono passati 2 mesi all'ultimo video, però vabbè. E dovrei avere più tempo per dedicarmi finalmente con il cuore, con l'anima a questo canale a cui tengo tantissimo. Solitamente non parlo mai praticamente di un EP perché preferisco parlare di un album intero. È difficile andare a inquadrare un artista da un EP, soprattutto quando si tratta di un EP debutto. Ma in questo caso diciamo che i fattori che mi hanno spinta a volervene parlare sono fondamentalmente due. La prima motivazione è che i Dark Void, i ragazzi che hanno creato la band, insomma, che ha creato questo disco, sono italiani e mi hanno chiesto gentilmente di parlarvene nel canale. E ovviamente sapete quanto io tengo a far proseguire, a cercare di diffondere il verbo dell'underground italiano, e quindi ho accettato con piacere. La seconda motivazione è che questo EP mi ha colpito particolarmente e parla tra l'altro di uno dei miei scrittori preferiti in assoluto, ovvero di Lovecraft, e non ascoltavo un'opera dedicata a Lovecraft, almeno insomma in questi particolari sottogeneri del metal estremo, dai tempi dei Brutal Nord, quindi dall'anno scorso praticamente, e quindi mi sono detta perché no, interrompiamo la tradizione, non parliamo di un disco ma parliamo di un EP. Prima di addentrarci in questo video volevo ricordare a chi fosse già iscritto, volevo dire a chi fosse nuovo di questo canale, che Metal Caffè non tratta di recensioni, non farò una recensione di questo EP, ma ve ne parlerò come se foste miei amici al bar praticamente, e si andrà a stabilire una discussione tutti insieme qui sotto nei commenti. Quindi mi raccomando, commentate, perché questo è il cuore di Metal Caffè. Se vi piace quello che faccio e volete supportarmi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Detto questo, direi di partire con il video. Per la gioia della persona che nei commenti, non mi ricordo esattamente quando, non mi ricordo esattamente in quale video, mi scrisse che parlo praticamente quasi sempre di black metal, in questo caso parliamo di un disco a metà tra death metal, deathcore, qualche spruzzatina di metalcore, insomma un po' quel sottogenere lì. Come detto prima, i Dark Void esordiscono con questo EP che si chiama The Great Horror, dedicato interamente alla figura di Lovecraft, o meglio non proprio a Lovecraft ma ai suoi racconti, diciamo quelli più famosi, comunque le sue figure più conosciute. Il genere a cui appartiene questo EP è in realtà a cavallo tra diversi sottogeneri. Possiamo ascoltare del death metal, possiamo ascoltare del deathcore, possiamo ascoltare un po' di greencore, insomma ci hanno giocato parecchio con queste influenze, e devo dire che a me sono piaciute parecchio. Mi piace tantissimo l'intro di questo EP From the Depths, che riesce a catturare, diciamo, l'anima sì dei racconti, ma forse un po' meno dei brani che andranno dopo, perché al contrario di quanto si possa pensare, io li ho trovati molto più violenti che cupi. E ovviamente non è una critica, è una scelta stilistica che hanno voluto dare, però ovviamente non mancano i momenti cupi all'interno dei brani, ma semplicemente voglio dire che se il primo brano, l'introduzione, è totalmente cupa e riesce proprio a catturare l'atmosfera tipica orrorifica dei racconti, dei lavori di Lovecraft, gli altri brani tendono più a una violenza che poi sfocia a volte in alcuni momenti un po' più tetri. Questa estrema violenza sonora potete ascoltarla per bene nel brano Dream Fever, con questo riffing che ti si stampa veramente in testa, fatto veramente bene, e con questa alternanza tra growl profondo e voce pulita, veramente ben fatto. Parlando proprio di riffing, il lavoro delle chitarre in questo EP mi è piaciuto da morire. E potete ascoltare un sacco di influenze che spaziano benissimo tra i più old school, diciamo, i più vecchi Nile, alcuni passaggi tipici degli Asphyx, e
poi alcune venature deathcore che secondo me si sentono veramente tanto in questo disco. Talmente tanto che io non lo definirei solamente death metal, ma proprio ci metterei una bella sbarra e direi death metal, deathcore, con alcuni passaggi tipici di band come ad esempio i Suicide Silence o i Chelsea Green, che sono i primi che mi sono venuti in mente, non amando io particolarmente il deathcore e conoscendone veramente poche di queste band, onestamente. Bellissime anche le vocals. Fino a un certo punto sentiamo insomma solamente questo growl profondo alternato alla voce pulita. Da The Cellar in poi, oltre a queste due sfaccettature, è veramente molto belle, un grandissimo complimento al vocalist, si inserisce questo scream raramente, solo in alcuni frangenti, ma in alcuni frangenti in cui ci sta veramente da Dio, questo scream tipico del deathcore, veramente bello. Ci sono due brani su cui vorrei soffermarmi particolarmente dell'EP. Uno che è il brano che, ovviamente sempre a mio parere, è più riuscito dell'EP, e l'altro che è quello che invece mi è piaciuto di più. Quello più riuscito è The Great Horror, quindi la title track. Un brano che si apre con questo filtro quasi claustrofobico e oltre ad avere una grandissima violenza all'interno del riffing, presenta delle venature quasi gotiche, con questo filtro appunto molto claustrofobico, e da una canzone dedicata ad Azathoth non potevo aspettarmi che di meglio, quindi secondo me riesce proprio a catturare il mood del racconto, anzi della figura, più che del racconto, della figura di Azathoth. Piccola nota a margine, apprezzo tantissimo che poi vedrete, vi lascerò sicuramente il link di YouTube per ascoltare il disco. Su YouTube praticamente loro hanno messo accanto al titolo del brano, tra parentesi, la figura o il racconto a cui è dedicata quella particolare canzone. È una cosa ovviamente da amante di Lovecraft che ho apprezzato tantissimo. E il bello di The Great Horror è che appunto riesce a catturare la figura di Azathoth esprimendo sì violenza, cattiveria ma anche oscurità, che è una cosa davvero difficile da ottenere, soprattutto quando si va a puntare su questi generi. Diciamo che è facile ottenere oscurità da un album, da un brano, da un lavoro magari più black metal, più orientato verso delle sfumature appunto più black, mentre quando si va su questi lidi è veramente difficile riuscire a ottenere delle sfumature oscure, gotiche, e loro ci riescono, soprattutto con questo brano, quindi davvero tanto di cappello a loro. Il brano che invece a me personalmente è piaciuto di più dell'EP è The Cosmic Void. The Cosmic Void parla di una figura molto emblematica e molto difficile da inquadrare all'interno dell'universo di Lovecraft. Sì, quasi tutte sono difficili da inquadrare, ma in particolare questa divinità. Si chiama Nyarlathotep ed è, semplificando all'osso, è il dio del caos, possiamo definirlo così, ed è una figura veramente molto particolare. E quello che io ho apprezzato di questo brano è il fatto di essere riusciti a rendere, sia dal punto di vista musicale, sia dal punto di vista del testo, la follia di questa figura. Infatti, se Azathoth, a cui è dedicato il brano The Great Horror, appunto, è una divinità praticamente quasi passiva nei confronti dell'essere umano, non gliene frega molto, anzi lui è il caos primogenio, è praticamente la culla dell'universo. Addirittura alcuni pensano che l'universo sia scaturito da un suo sogno e che se lui si dovesse svegliare l'universo scomparirebbe, quindi possiamo definirlo come una divinità praticamente passiva, non so, cioè semplicemente non ha a che fare con la vita umana, è superiore a questo. Mentre Nyarlathotep praticamente è una divinità attiva, nel senso che lui agisce secondo dei piani ben congegnati e va a far visita spesso alle persone nell'universo o sulla Terra in questo caso, per portarli alla follia. Alla fine ha uno scopo ben preciso. Ed è questa forse la particolarità della fascinazione che si ha per questa figura, ovvero la differenza con le altre divinità.
Vorrei fare una menzione particolare in questo caso agli assoli dell'EP. Non so se l'ho mai detto in qualche video, ma io non apprezzo particolarmente gli assoli di chitarra, o meglio, non tutti. Mi piacciono gli assoli nel momento in cui servono al brano, e nel senso che non fungono da semplici riempitivi, ma vanno proprio a far parte del brano, vanno proprio quasi a creare una melodia a parte che vada a riprendere tutto il mood di quel brano lì. Ad esempio, tra i miei assoli preferiti ci sono quelli di Sinister Gates degli Avenged Sevenfold, che secondo me riesce quasi sempre a trovare la giusta strada per i suoi assoli. In questo caso io ho apprezzato moltissimo gli assoli di questo EP, soprattutto due in particolare, se non ricordo male in The Cellar e in Cosmic Void appunto. Sono due assoli, soprattutto in Cosmic Void, e forse è anche quello che mi ha fatto apprezzare così tanto quel brano, che vanno a riprendere il mood della canzone e ci vanno quasi a fare un brano parallelo. Spero vivamente abbiate capito che cosa intendo, anche perché io a spiegarmi dal punto di vista tecnico faccio veramente schifo, quindi cerco di parlarvi per sensazioni. In definitiva, e come penso abbiate capito, questo disco mi è piaciuto particolarmente, questo EP mi è piaciuto particolarmente, e non vedo l'ora che i ragazzi se ne escano con un disco vero e proprio, perché quando finisce questo EP senti proprio la mancanza di qualcosa in più, si sente che c'è qualcosa di incompleto, e sicuramente avranno tutto il tempo per poter lavorare su questi aspetti e cercare sempre di proseguire questa strada, perché secondo me è la strada giusta, ma ricercare un giusto compromesso tra le influenze e un songwriting magari più originale. Il video termina qui, probabilmente sarà più corto del solito, magari voi ringrazierete, chi lo sa. Comunque spero vivamente vi sia piaciuto. Vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e a commentare. Ditemi che cosa ne pensate di questo EP, del mio video, se l'avete ascoltato, se volete ascoltarlo. Io vi consiglio vivamente di farlo, perché vi state perdendo una bellissima perla, secondo me. Noi ci vediamo prestissimo, ve lo prometto. Lead the fire.